Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Sono tornato oggi per recensire, come avevo accennato quando ho fatto tempo fa una piccola reaction su Gossip, e aspettavamo chiaramente che uscisse questo lavoro che finalmente abbiamo avuto modo di ascoltarlo. Che cosa voglio dire? Innanzitutto ho ascoltato abbondantemente, anche un paio di volte, non mi sono fermato al primo ascolto, tutto l'album. Alcuni chiaramente li conoscevamo già, ma e che cosa voglio dire? Voglio fare una piccola premessa prima di andare ad analizzare il lavoro. Chiaramente questo lavoro dei Maneskin, come tutto quello che è stato fino ad oggi il loro percorso, è stato ampiamente dibattuto con una schiera di innamorati dei Maneskin e una sorta di altro gruppo, chiamiamolo gruppo antagonista o gli haters, chiamiamoli come vogliamo, che hanno abbondantemente criticato questa band. Allora, che cosa io, per chiudere definitivamente questo discorso e non parlarne più, voglio fare una premessa assoluta, ancora prima di andare poi ad analizzare più o meno l'album. Vorrei dire a tutti, quindi a chi li ama e a chi non li ama, che comunque la musica, scusate, la musica è comunque, si rivolge essenzialmente alle proprie generazioni e quindi va sempre comunque contestualizzata. Anche questo lavoro dei Maneskin, fatto quindi che esce a gennaio 2023, va assolutamente contestualizzato al 2023. E come tutta la musica va comunque ascoltata e chiaramente e comunque generalmente si rivolge al proprio pubblico e alle proprie generazioni. Fatta questa debita premessa, e quindi che si finisca una volta per tutte di confrontare vecchie gloriose band rock del passato e anche un passato più recente ai Maneskin, perché non ha senso. Loro rappresentano esattamente la loro generazione, che ha ascoltato certamente quella musica che loro in qualche modo vanno a reinterpretare, e quindi questi sono i Maneskin, che hanno come cifra innanzitutto sostanzialmente, adesso ancora prima di voler analizzare l'album, comunque indipendentemente da tutto quello che si vuole dire, hanno comunque un loro suono, una loro cifra, certo con i richiami e i rimandi, perché chiaramente sentire una Stratocaster con un Marshall e chitarre distorte, che peraltro erano scomparse dalla scena ormai da anni, e rivederle, ripresentarsi a chi dà spacciato e morto per sempre un certo tipo di rock, bene, si metta l'anima in pace, quel rock non è mai in realtà morto, forse è morto nella sua testa, ma non nella realtà, e loro rappresentano esattamente nel 2023 quel tipo di realtà, i Maneskin, con i loro riferimenti, con le loro cose. E chiudiamo per dire appunto che tutto va in qualche modo ridimensionato e contestualizzato, quindi che sono ridicoli, eccessivi osanna e critiche fuori posto sistematiche. Ma arriviamo adesso al lavoro. Chiaramente questo è un lavoro che io ho ascoltato abbondantemente per avere un'idea, non a primo ascolto, ma quindi a un ascolto un po' più attento, e chiaramente che cosa si evince immediatamente? C'è una grandissima produzione artistica di grandissimo livello, ed è
evidente rispetto anche ai lavori passati, ai primi album mi riferisco, ma qui c'è realmente una grandissima produzione e questo si sente immediatamente. Quindi con un respiro internazionale molto importante e questo ne hai immediatamente la sensazione. I Maneskin hanno suonato secondo me a un ottimo livello, supportati chiaramente da una produzione che li ha fatti rendere al loro meglio. E veniamo ai brani. Allora, i brani sono 17, di cui 3 già precedentemente editati e 14 inediti. I 3 editati li conosciamo, Mamma Mia, Supermodel e The Lonelist. Bellissima ballata. Allora, che cosa mi è piaciuto particolarmente di quest'album? Mi è piaciuta sostanzialmente, fatte le debite premesse, quindi senza entrare troppo nello specifico musicale, ma mi è piaciuta sostanzialmente la grandissima ironia che i Maneskin hanno messo nei testi, in qualche modo anche sbeffeggiando gli haters, facendo chiaramente il verso e soprattutto anche in questa loro trasformazione, o chiamiamola evoluzione, chiamiamola comunque identità, hanno e stanno vestendo totalmente i panni, proprio prendendo il rock a 360 gradi e stereotipandolo totalmente. Questa è una cosa che, vissuta come la stanno vivendo loro, con questa leggerezza e questa ironia, la trovo assolutamente fantastica. E quindi chi fa il verso dicendo ma queste cose le abbiamo sentite, ma sono la caricatura di questa cosa, in realtà sono sbeffeggiati, perché c'è tanta ironia nei testi, c'è ironia, ma c'è dell'ottima musica alla base. Che se ne voglia dire, c'è musica e c'è qualità. Alcune cose più che altre, come sempre, c'è chi piace di più alcune. Io personalmente ho trovato fantastico il fatto che abbiano in qualche modo in quest'album attraverso sonorità e anche melodie, arrangiamenti, eccetera, accarezzato vari generi, alcuni diciamo riferimenti volutamente, quindi con dei richiami assolutamente voluti, dichiarati se vogliamo, e quindi un po' questo è, diciamo, quell'atmosfera che io ho voluto in qualche modo registrare un po' a 360 gradi, cioè prendere un po' lo spirito di questo lavoro. Poi si può andare, poi chiaramente faremo un piccolo distinguo dei vari brani, ma sostanzialmente in buona sostanza è un lavoro che vede dell'ottima musica suonata e cantata bene e prodotta benissimo. Questo nella sostanza, questo lavoro, con delle perle secondo me importanti. Ribadisco, punto fondamentale per me è che loro abbiano saputo indossare con ironia anche il ruolo da rockstar, in maniera disincantata, consapevole, e nei testi, nella loro musica, nel modo di fare la musica e in quello che raccontano nei brani. Questo è assolutamente, e si respira, e questo è molto molto importante. E per cui credo che questa sia anche in qualche modo la risposta che loro danno a chi tanto li critica, a chi tanto li bombarda, a chi tanto... Quindi la loro risposta è arrivata a suon di musica e di ironia, e questo secondo me è una grandissima risposta che loro danno ai tanti denigratori. Analizzando via via, posso mettere... Spero non vi annoi troppo con le mie chiacchiere, faccio scorrere più mia i pezzi On My Mind, il pezzo parte subito molto forte,
poi vediamo che c'è Gossip, Time Zone, divertente, molto, diciamo, in questo viaggio, in questi vari bla bla, bellissimo, molti sono chiaramente in inglese, pochissimi quelli in italiano. La gasolina è fantastico brano secondo me. Phil è una presa in giro straordinaria, e qui ecco torniamo all'ironia del Cool Kids, fantastico secondo me, in questa rivisitazione pancheggiante, trovo il pezzo fantastico sia musicalmente anche nell'interpretazione, lo trovo assolutamente centratissimo, per fare una sorta di, così ho voluto fare questa sorta di balletto sulle loro canzoni per farmele tornare immediatamente alla memoria. Sto andando molto a braccio, molto libero, quindi spero non vi annoiate, però voglio dire questo, ecco, tornando un po' a quei flash che ho voluto richiamare facendomi passare i titoli, che trovo alcuni brani, due su tutti, ma questo attiene al mio personalissimo modo di ascoltare, trovo quindi con delle sonorità e delle soluzioni assolutamente fantastiche, Gasoline e Cool Kids assolutamente di grandissimo livello. La pancheggiante Cool Kids la trovo assolutamente chiaramente i riferimenti punk sono non evidenti di più, divertente il suo prendere in giro in un certo senso anche gli hater dicendo noi non siamo punk, non siamo pop, amiamo soltanto la musica. E in questo punk così aggressivo, in questo anche intercalare abbastanza violento, trovo fantastico il gioco ironico del testo con delle sonorità e una musica, diciamo, post-punk assolutamente potente e divertente. Gasoline la trovo anche suonata e arrangiata in maniera meravigliosa, e in tutto l'album quello che ho notato probabilmente, a parte probabilmente proprio i brani in italiano, in cui la voce è molto davanti, ma in tutta la produzione, in buona parte della produzione, la voce di Damiano sempre molto misurata, sempre centratissimo vocalmente. Mi piace il fatto che sia stata tirata leggermente indietro, e quindi con un impasto tra vocalità e suonato che ho trovato in un balance perfetto. Chi ha prodotto, ma certamente si sente e si vede anche in questo particolare la sapiente mano di chi ha aiutato nel lavoro. Ripassando via via i vari brani, Gossip con Tom Morello, la sua pennellata arriva violentissima e potentissima, e qui seppur pochi secondi danno anche un tocco a un brano chiaramente con cassa dritta potente che va lì e sfila via in un rock antico e moderno. E in tutto questo disco quello che ho amato, anche se chiaramente la predilezione è sui brani in inglese, ma evidentemente i mercati di riferimento per loro sono i mercati esteri, e chiaramente i brani in italiano sono presenti, Il dono della vita, ecco,
vedi come anche hanno alternato, che so, la fine, quindi un brano tosto, no? La vecchia maniera, la vecchia Maneskin molto asciutto, arriva il dono della vita anche lì, un po' che rimanda un po' al romanticismo di Coraline. In questo, in questo viaggio con i Maneskin, in questo disco, mi sono divertito, devo dire la verità, e sono stato felice di vederli anche in una dimensione e in questa produzione che certamente ha dato un grandissimo valore a questo disco che io trovo assolutamente centratissimo e un bellissimo lavoro. Ho fatto forse un po' di confusione, ma il mio modo di raccontare vuole essere questo e vuole essere anche un mio piccolo tributo a questi fantastici ragazzi che io trovo adorabili. Piccola aggiunta, perché probabilmente poi mi vengono in mente degli spunti e poi mi vanno via. Io voglio dire questo: a quanti hanno ironizzato sulla loro, diciamo, sui Rolling Stone che li hanno ospitati nei loro concerto, nel concerto di Las Vegas, a quanti hanno voluto ironizzare su o fare battutine sulla presenza di Tom Morello e di artisti che in qualche maniera hanno onorato questi ragazzi. Beh, io voglio dire, questi non sono prezzolati, no, questi che amano la musica, che amano il rock e lo spirito del rock, hanno fatto un bagno di gioventù. Perché questa è la realtà dei ventenni del 2023. E chi certamente ha fatto la storia del rock, questo bagno in questa fonte di freschezza e di giovinezza, che li rende ancora giovani, ma non giovanili, giovani. E a questi che hanno voluto seppellire il rock da tempo, si mettano l'anima in pace. Il rock non è morto. E i Maneskin lo dimostrano. Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.